Il riverbero dell'organo di Ray Manzarek vibrava nelle ossa di Jim come un parassita affamato. Il whisky a go-go era un ammasso di corpi sudati, fumo di sigarette e quell'odore dolciastro di patchouli che Jim iniziava ad odiare. Lui non era lì. O meglio, il suo corpo in pelle nera era aggrappato all'asta del microfono, ma la sua mente stava vagando tra le dune del deserto, a caccia di coyote. «C'è un killer sulla strada», sussurrò Jim. La voce era un raschio catramoso che fece ammutolire le prime file. Non si trattava di una strofa di Riders on the Storm. Jim lo vedeva. Nell'angolo buio, accanto alle uscite di sicurezza, lontano dalle luci stroboscopiche, c'era un uomo. Non ballava, non guardava il palco. Fissava una ragazza bionda, poco più che adolescente, che barcollava in estasi lisergica a pochi centimetri dalle spie. Il losco figura estrasse qualcosa dalla giacca, una lama luccicante, un bagliore nel buio tra le stelle. Il leader dei Doors chiuse gli occhi, cercando di scuotere la visione, ma il re lucertola, dentro di lui, spalancò le palpebre della mente. Percepì i fili di energia che collegavano la folla. Il killer stava per uccidere. «Smettetela!» urlò Jim, ma la band interpretò il grido come parte della performance. Robbie Krieger lanciò la chitarra in un assolo acido e distorto. L'assassino si mosse con una grazia innaturale, scivolando tra i corpi come un'ombra nell'acqua. Giunse dietro la ragazza. Lei si voltò, i suoi occhi dilatati incontrarono quelli dell'omicida e per un istante il tempo si fermò. Jim Morrison vide l'anima della ragazza venire risucchiata dallo sguardo di quel predatore. Poi il fendente. Rapido, silenzioso, un taglio netto alla gola, un fiotto di sangue simile a una nebbia bluastra e luminescente. Il cantante lasciò cadere il microfono. Il tonfo sordo rimbombò negli amplificatori come un colpo di cannone. Si lanciò giù dal palco, travolgendo fan e drink, ma quando raggiunse la scena del crimine non c'era nessuno. Solo la ragazza stesa a terra. Non era morta tecnicamente. Respirava appena, malgrado i suoi occhi sembrassero gusci vuoti, bianchi come marmo levigato. La folla intorno a lei continuava a ballare, convinta che fosse solo un altro viaggio finito male. Il poeta maledetto alzò lo sguardo. Il malvivente era sulla balconata ora. Gli fece un cenno con la mano, un saluto lento, prima di svanire nel fumo. «Jim, che diavolo fai? Torna su!» ringhiò John Densmore dai tamburi. Il re lucertola si rialzò lentamente, pulendosi la polvere dai pantaloni di pelle. Sentiva un freddo polare nel petto. Riprese il microfono e guardò la folla di Los Angeles. Scorse solo un ammasso di anime perse. «La festa è finita», disse a bassa voce, mentre le note finali di The End iniziavano a strisciare nella sala come serpenti. «Svegliatevi!» Nessuno gli diede importanza. Avevano pagato il biglietto per vedere il mostro e il mostro stava dando loro esattamente quello che volevano.